tutti e bentornati su Katie Made. Io sono Katie ed oggi andremo a realizzare insieme questo mini bauletto, progetto interamente realizzato con il filato Inda Big di Borgo dei Pazzi, a cui ho anche abbinato i manici realizzati sempre con lo stesso filato, sempre da Borgo dei Pazzi, quindi vi arrivano già belli e pronti da poterli direttamente applicare alla borsa, perché vi arrivano a casa già con il moschettone integrato, quindi vi basta semplicemente applicarli sulla lavorazione. Io ora ho arricchito il tutto con i ponticelli, ma andava benissimo anche applicarli direttamente sulla lavorazione stessa, perché qui ci sono i moschettoni. Vi lascio ovviamente il link diretto nel box informazioni qui in basso, insieme al codice sconto valido su tutti i prodotti presenti sul sito. Come potete vedere è un mini bauletto, anche se piccolo, comunque capiente, perché abbiamo una certa profondità, quindi ci entra tranquillamente tutto il necessario. Non l'ho né foderato né rigidito, ma vi consiglio ovviamente di foderare, in quanto se applicate i ponticelli saranno visibili le grigliette. La fodera potete applicarla anche direttamente a fine lavoro, facendo una fodera a sacchetto e cucendola a lungo tutto il bordo, oppure se preferite, tipo se non applicate i ponticelli, potete foderare il pannello prima di assemblare tutta la borsa. In alternativa alla chiusura magnetica potete anche applicare una cerniera, quello va in base ai vostri gusti. E nulla, non mi perdo in chiacchiere, vediamo cosa ci occorre nel dettaglio per realizzare questo progetto e poi passiamo subito al tutorial di oggi. Per questo progetto avremo bisogno di 520 g di cordino Inda Big, una coppia di manici intrecciati con lo stesso cordino, 4 ponticelli, una chiusura magnetica, uncinetto numero 6, uncinetto numero 8, ago da lana, e possiamo partire subito con il tutorial di oggi. Partiremo con la lavorazione del pannello centrale, quindi iniziamo facendo il cappietto iniziale ed avviando 23 catenelle. Fatte le 23 catenelle, a questo punto partiremo direttamente con il punto di lavorazione. Punto da me scelto è il punto a spina di pesce. Non seguirò un multiplo in particolare, quindi ho avviato le catenelle seguendo la misura in centimetri che mi occorreva. Quindi cosa facciamo? Partiamo facendo una maglia bassa nella terza catenella dall'uncinetto, quindi saltiamo questa, andiamo nella terza e lavoriamo una maglia bassa. Cerchiamo di lasciare le maglie abbastanza morbide, quindi a questo punto cosa facciamo? Iniziamo la lavorazione del punto vero e proprio. Inseriamo l'uncinetto prendendo l'asola della maglia bassa frontale in questo modo. Qui abbiamo 2 asole, come potete vedere. Noi prendiamo la seconda in questo modo e puntiamo l'uncinetto nel punto successivo, quindi in questa maglia. Prendiamo il filo, lasciamo le maglie sempre morbide, carichiamo il filo e chiudiamo tutte le asole insieme. Di nuovo puntiamo l'uncinetto sempre nell'asola, nella seconda asola, questa, nel punto successivo prendiamo il filo, teniamo le maglie morbide e andiamo a chiudere a maglia bassa. Quindi sono delle maglie basse, solo che prendendo solo l'asola in questo modo si forma questa trama. Quindi ho preso l'asola, punto l'uncinetto nel punto successivo, prendo il filo e chiudo a maglia bassa. Vedete, si creano tutte queste asoline, quindi procediamo in questo modo. Puntiamo sempre l'uncinetto nella seconda asola frontale, ovviamente non dobbiamo andare a prendere le altre maglie dietro, solo l'asola frontale. Puntiamo l'uncinetto nel punto successivo, prendiamo il filo
e chiudiamo a maglia bassa, così per tutta la riga. Ultimo punto, lavoriamo sempre nello stesso modo. E terminiamo con una maglia bassa sempre nello stesso punto. A questo punto giriamo il lavoro, facciamo una catenella e il procedimento da ripetere sarà lo stesso. Guardate che bel effetto viene anche sul retro. Quindi cominciamo con una maglia bassa in costa, quindi lavoreremo sempre in costa nel primo punto, quindi puntiamo un uncinetto prendendo solo l'asola retro e lavoriamo una maglia bassa. A questo punto puntiamo un uncinetto prendendo solo l'asola avanti e solo una, quindi la seconda, perché comunque la maglia bassa è formata da due asole, no? Qui si crea la V, qui c'è la prima asola, noi dobbiamo puntare l'uncinetto nella seconda, la prendiamo proprio così, puntiamo l'uncinetto in orizzontale, poi puntiamo l'uncinetto prendendo la metà catenella retro del punto successivo, prendiamo il filo e chiudiamo sempre a maglia bassa. Procediamo, puntiamo l'uncinetto sempre nella seconda catenella, nel punto successivo prendendo solo la metà catenella retro, prendiamo il filo, sistemiamo il cordino in modo da avere un bel punto perfetto, diciamo, e chiudiamo a maglia bassa. Di nuovo puntiamo l'uncinetto nella seconda asola, nel punto successivo prendiamo il filo e chiudiamo a maglia bassa, e questo è il procedimento che ripeteremo per tutta la riga, molto semplice. Ultimo punto, lavoriamo sempre nello stesso modo e terminiamo così la riga. Da questo momento in poi non serve fare l'ultima maglia bassa, l'abbiamo fatto solo ad inizio lavoro. A questo punto facciamo una catenella, voltiamo il lavoro e il procedimento da ripetere sarà praticamente lo stesso. Quindi si procede facendo una maglia bassa in costa retro nel primo punto e poi iniziamo la lavorazione del punto a spina di pesce. Quindi prendiamo l'asolina frontale, puntiamo l'uncinetto nel punto successivo, sempre in costa ovviamente, prendiamo il filo e chiudiamo a maglia bassa. Puntiamo l'uncinetto nell'asola, nel punto successivo prendiamo il filo e chiudiamo a maglia bassa. Ricordatevi sempre di lasciare le maglie abbastanza morbide
e procediamo in questo modo per tutta la lavorazione del pannello. Ovviamente troverete indicato qui in alto il numero di righe totali insieme alla misura in centimetri, che sarà la lunghezza totale. Bene, una volta lavorate tutte le righe, a questo punto dobbiamo andare a rifinire il bordo del nostro pannello. Quindi cosa facciamo? Innanzitutto facciamo una catenella, dopodiché per ogni riga di lavorazione che abbiamo lungo il pannello andremo a lavorare una maglia bassa. Quindi partiamo dalla prima riga, cioè l'ultima lavorata, e andiamo a puntare l'uncinetto nella solina retro, quindi non andiamo a puntare direttamente nel punto, ma cerchiamo di prendere le asole retro, puntiamo l'uncinetto e lavoriamo una maglia bassa. Riga successiva, puntiamo l'uncinetto prendendo l'asola più esterna e lavoriamo una maglia bassa, e questo procedimento lo dovremo fare per ogni riga di lavorazione che abbiamo qui lungo il pannello. Poi arrivati all'angolo vediamo come procedere, ma sappiamo benissimo che dovremo andare a lavorare una maglia bassa per ogni punto. Quindi in base al numero di righe che abbiamo otterremo lo stesso numero di punti. Ultima riga e 28° punto, perché ho lavorato 28 righe in totale. A questo punto faccio una catenella e passo al lato più corto. Ovviamente cosa faremo? Andremo a lavorare una maglia bassa innanzitutto nello stesso punto in cui ho lavorato la maglia bassa precedente, e poi una maglia bassa per ogni punto sottostante. Qui abbiamo di nuovo l'angolo, lavoriamo l'ultima maglia bassa, dopodiché facciamo una catenella, una maglia bassa nello stesso punto e dopodiché procediamo come abbiamo fatto sull'altro lato più lungo, quindi andremo a lavorare una maglia bassa per ogni riga e otterremo comunque di nuovo 28 punti. Prendiamo sempre le asole esterne
lavoro l'ultimo punto anche di questa riga, quindi il 28esimo. A questo punto posso tagliare il filo e chiudere con asola di chiusura, che sostituirà anche la catenella. A questo punto dobbiamo realizzare i laterali del nostro bauletto. Realizzeremo dei laterali tondi. Questo è uno dei due laterali che ho realizzato e innanzitutto partirò con la lavorazione delle prime maglie con l'uncinetto numero 8 per lasciare le maglie un po' più morbide. Quindi prendo lo stesso cordino, faccio il cerchio magico e al suo interno lavoro 6 maglie basse. Quindi chiudo con una catenella, cioè blocco con una catenella, ne faccio un'altra e questa conterà come prima maglia bassa all'interno del cerchio magico, quindi vado a lavorare altre 5 maglie basse. 1, 2, 3, 4 e 5. Avrò quindi 6 punti, vado a chiudere il cerchio magico tirando questo filo ed ora prendo l'uncinetto numero 6, che è l'uncinetto con cui abbiamo lavorato anche il pannello. Chiudo il giro con una maglia bassissima nella seconda catenella delle 2 che abbiamo lavorato all'inizio giro, ma prendendo solo l'asola al retro. In questo modo lavorerò il laterale a punto maglia, quindi vado a puntare l'uncinetto esattamente qui al centro e lavoro un aumento, quindi 2 maglie basse nello stesso punto. 1 e 2. Passo al punto successivo, entro direttamente al centro della maglia bassa, quindi non prendo la catenella ma entro proprio al centro della maglia bassa e lavoro 2 maglie basse, quindi un altro aumento, e questo procedimento lo dovremo ripetere per un totale di 6 volte, quindi andremo a raddoppiare il numero di punti. Da 6 passeremo a 12 punti. Punto successivo, altro aumento. Ok, ho lavorato tutti i punti, chiudo per bene il cerchio magico che magari si è un po' allentato e devo chiudere il giro. Cosa faccio? Entro con l'uncinetto dal retro nella prima maglia, in questo modo, entro nella catenella, prendo l'asola, la porto verso l'interno, entro con l'uncinetto al centro della maglia bassa precedente, quindi in questa entro al centro perché stiamo lavorando a punto maglia, inserisco l'asola nell'uncinetto e vado a lavorare una catenella o una maglia bassa in questo modo. Questa ovviamente conterà come prima maglia bassa. In questo giro dovremo alternare una maglia bassa ed un aumento per tutto il giro ovviamente. Quindi questa è la prima maglia bassa, passo al punto successivo
e nel punto successivo vado a lavorare un aumento, quindi in 2 maglie basse nello stesso punto, entrando sempre al centro della maglia bassa. Una e due. Punto successivo lavoriamo una sola maglia bassa, punto successivo un aumento e così via per tutto il giro. Terminato il giro, per quanto riguarda la chiusura andiamo a ripetere lo stesso procedimento, quindi puntiamo l'uncinetto da dietro nella maglia successiva, prendiamo l'asola, la portiamo verso l'esterno, puntiamo l'uncinetto nella maglia precedente, ovviamente sempre al centro, quindi puntiamo al centro della maglia, prendiamo l'asola e andiamo a fare una maglia bassa. In questo modo, in questo giro dovremo andare ad alternare 2 maglie basse ed un aumento, quindi una maglia bassa già l'abbiamo fatta, puntiamo l'uncinetto nel punto successivo, lavoriamo la seconda maglia bassa, punto successivo aumento, quindi 2 maglie basse nello stesso punto, puntiamo sempre al centro della maglia bassa, quindi dove si crea la V, e lavoriamo 2 maglie basse, una e 2. A questo punto ripetiamo lo stesso procedimento, quindi una maglia bassa nei 2 punti successivi, ed un aumento nel punto successivo. Ripeteremo questo procedimento per tutto il giro. Terminato anche questo giro lo chiudiamo sempre nello stesso modo. Quindi portiamo l'asola sul retro, puntiamo l'uncinetto nell'ultimo punto lavorato, sempre al centro della maglia bassa, prendiamo l'asola, tiriamo il filo e lavoriamo la prima maglia bassa di questo giro. In questo giro dovremo andare ad alternare 3 maglie basse ed un aumento, quindi una l'abbiamo già fatta, facciamo le altre 2 nei 2 punti successivi, quindi 1 e 2, e nel punto successivo andiamo a lavorare l'aumento, quindi 2 maglie basse nello stesso punto. Una e 2. Procediamo poi lavorando una maglia bassa nei 3 punti successivi, e poi di nuovo un aumento nel punto successivo e continueremo in questo modo per tutto il giro.
Ultimo punto, lavoro un aumento. A questo punto ho terminato il mio laterale, posso tagliare il filo e chiudere con asola di chiusura. Bene, a questo punto dobbiamo andare a cucire i laterali. Io uno già l'ho cucito, dovrò andare poi a nascondere i fili. Non ho né foderato né irrigidito, ma volendo potete sia irrigidire il pannello per ottenere una borsa più rigida e ovviamente foderarlo. Vi basta ritagliare un pezzo di stoffa e un pezzo di rete delle stesse dimensioni del pannello e poi andarlo a cucire. A questo punto ci occupiamo di cucire i laterali. Io cosa faccio? Io per prima cosa vado a bloccare con un marker il laterale alla maglia d'angolo del pannello, non da dove partirò con la cucitura ma dove finirà la cucitura. Dopodiché prendo l'uncinetto, lo stesso utilizzato per tutta la lavorazione, il cordino, inserisco l'uncinetto nella maglia d'angolo del pannello e nella maglia del laterale. Prendo il cordino, lo tiro fuori in questo modo e a questo punto procedo con la cucitura, quindi punto l'uncinetto nel punto successivo sia del pannello che del laterale, prendo di entrambi tutta la catenella e lavoro una maglia bassissima, quindi andrò a cucire il laterale al pannello a maglia bassissima. In alternativa potete prendere solo le asole esterne oppure cucire direttamente con ago da lana. Ho gli ultimi due punti, ho già tolto il marcapunti. Questo era il punto marcato, lo vado a fissare con l'ultimo punto in questo modo ed avrò terminato la cucitura anche di questo laterale. A questo punto taglio il filo e lo vado a bloccare all'interno. Bene, a questo punto possiamo scegliere se lasciarla così, quindi applicare i manici e terminarla, oppure fare dei giri in più per alzare la borsa e per dargli anche una forma diversa, cosa che farò io. Quindi riprendo il cordino, cappietto iniziale, e vado ad agganciarmi nel primo punto disponibile prendendo solo l'asola retro, quindi la metà catenella retro. E chiudo a maglia bassissima in questo modo. Procedo lavorando una maglia bassissima in costa retro per ogni punto. Ovviamente dovrò passare anche sull'altro lato, ma terminiamo questa riga e poi vediamo come passare sull'altro lato.
Ok, questo è l'ultimo punto, quindi lavoro una maglia bassissima qui. Poi cosa faccio? Qui ho delle maglie bassissime visibili. Una è la catenella di chiusura che ho fatto al termine della cucitura, quindi cosa faccio? Vado proprio a puntare l'uncinetto prendendo solo la sola retro e lavoro una maglia bassissima. Qui ho un'altra asola visibile, punto l'uncinetto e lavoro una maglia bassissima e poi passo sull'altro lato, quindi qui ho il primo punto e lavoro una maglia bassissima sempre in costa retro e procedo così fino al termine del giro, diciamo, e andiamo poi a ripetere lo stesso procedimento qui sul lato. Ultimo punto, dopodiché lavoro una maglia bassissima su questo punto, su quest'asola, una maglia bassissima su quest'altra asola che si trova prima del primo punto lavorato, dopodiché procedo lavorando sempre in giri a maglia bassissima in costa retro. Qui poi dovrò andare a nascondere questo filo iniziale. E cosa vado a fare ora? Vado a puntare l'uncinetto nella prima maglia del giro, prendo solo la sola retro e continuo lavorando a maglia bassissima in costa retro per il totale di giri che trovate indicato qui in alto insieme alla misura in centimetri, se può esservi utile nel caso comunque utilizzate un filato diverso. Quindi per ogni punto che abbiamo qui lungo il bordo andiamo a lavorare una maglia bassissima in costa retro. Ok, lavorati 4 giri, a questo punto ho tagliato il filo, chiudo con asola di chiusura e passiamo direttamente all'applicazione degli accessori. Quindi iniziamo con l'inserire i ponticelli. Ora non fate caso al fatto che io comunque non ho foderato, quindi si vedono le grigliette. Nel caso in cui foderate non si vedrà nulla e potete anche foderare al lavoro finito, perché vi basta creare una fodera a sacchetto e cucirla lungo tutto il bordo. Quindi inseriamo il ponticello, quindi ora mi regolo con quello che ho già applicato. Facciamo uscire le alette all'interno della borsa, andiamo a mettere la griglietta e si piegano le alette.
In questo modo, a questo punto, possiamo applicare la chiusura magnetica qui al centro. Io applicherò quella con i fori che va cucita in modo semplice. E una volta applicati tutti gli accessori, questo sarà il risultato finale. Io me ne sono praticamente innamorata. Per poco non mi è bastata una rocca, quindi vi consiglio di prendere 2 rocche, tanto comunque con la seconda sicuramente qualche altro progettino ci farete sicuramente. Poi comunque questo progetto è piccolino, quindi se preferite una borsa più grande sicuramente la seconda rocca vi serve. Io tendo ad utilizzare borsette piccoline, quindi per me questa dimensione va più che bene e comunque è abbastanza capiente, anche se non sembra. Spero che questo progetto piaccia anche a voi. Se avete qualche dubbio, mi raccomando, lasciatemi un commentino qui sotto. Se vi è piaciuto il progetto fatemelo sapere sempre con un bel pollice in su. Vi ricordo che il filato utilizzato è l'Inda Big di Borgo dei Pazzi, di cui vi lascio il link nel box informazioni insieme al codice sconto valido su tutti i prodotti disponibili sul sito. Ovviamente anche i manici sono realizzati da Borgo dei Pazzi, quindi vi arrivano a casa già pronti da applicare alla borsa perché hanno già il moschettone integrato. Poi ovviamente ho applicato i ponticelli per arricchire un po' il tutto, ma volendo potete applicarli direttamente alla borsa tramite appunto i moschettoni, li fate passare tramite la lavorazione e il gioco è fatto. Quindi penso di avervi detto tutto. Come vi ho già detto, se avete qualche dubbio lasciatemi un commento qui sotto. Vi ricordo ovviamente di iscrivervi al canale per non perdere i prossimi tutorial. Attivando la campanellina riceverete la notifica appena sarà disponibile un nuovo tutorial. A questo punto vi ringrazio per aver seguito anche questo video, vi mando un bacio, un abbraccio e vi do appuntamento come sempre al prossimo tutorial. Ciao!